Ciao a tutti. Quando si parla di narcisismo, la maggior parte delle persone immagina individui vanitosi, manipolatori e ossessionati dall'ammirazione. Tuttavia, esiste un aspetto meno noto e più profondo, il vuoto emotivo che li tormenta. Questo lato oscuro spiega molti dei loro comportamenti, spesso fraintesi, e rivela la fragilità dietro la maschera della grandiosità. Il vuoto emotivo, un abisso senza fondo. I narcisisti soffrono di un vuoto interiore costante, derivante da una profonda insicurezza e da un'autostima molto fragile. Questo vuoto non è solo un'assenza di emozioni, ma un vero e proprio terrore psicologico. Ecco di che cosa si tratta. Paura della solitudine. Un narcisista non può rimanere solo a lungo perché il silenzio lo costringe a confrontarsi con il proprio senso di inadeguatezza. Dipendenza dall'attenzione altrui. Senza continue conferme esterne, amore, ammirazione, persino odio, il narcisista si sente insignificante e inesistente. Emozioni superficiali. Anche se sembrano provare forti emozioni, queste sono spesso fugaci e prive di una profondità reale. Un esempio pratico. Se un narcisista smette di ricevere messaggi di conferma dagli altri, può sperimentare un crollo emotivo improvviso, diventando aggressivo o vittima pur di ottenere nuovamente attenzione. La dissociazione è quando il narcisista si spegne. Molti narcisisti hanno episodi di dissociazione emotiva. Questo accade quando si sentono sopraffatti dalla realtà e il loro fragile senso di sé non riesce a gestire una situazione difficile. Alcuni segnali di dissociazione nei narcisisti includono uno sguardo vuoto, quando perdono improvvisamente interesse per una conversazione o per una persona. Cambiamenti improvvisi di personalità, passano da affettuosi a gelidi senza un motivo apparente. Evasione dalla realtà, possono inventare una versione alternativa dalla realtà in cui sono vittime o eroi assoluti. Un esempio comune è un narcisista che dopo essere stato criticato sul lavoro nega l'accaduto o lo trasforma in una storia in cui lui è la vittima di un complotto. Il rifornimento emotivo negativo. Un concetto poco noto è che i narcisisti non si nutrono solo di attenzioni positive, ma anche di emozioni negative. Se non ricevono ammirazione, possono cercare litigi o creare situazioni drammatiche, pur di ottenere una reazione emotiva dagli altri. Provocano conflitti inutili. Iniziano discussioni per scaricare la loro frustrazione e sentirsi importanti. Usano il trattamento del silenzio. Ignorare qualcuno è un modo per farlo sentire in colpa e mantenere il controllo. Si pongono come vittime. Se non riescono a ottenere ammirazione, si dipingono come persone sofferenti per attirare compassione. Un esempio pratico. Se un narcisista si sente trascurato in una relazione, potrebbe improvvisamente accusare il partner di non amarlo abbastanza, scatenando una reazione emotiva che lo farà sentire di nuovo al centro dell'attenzione. Il paradosso dell'autodistruzione. Anche se i narcisisti sembrano sicuri di sé, in realtà mettono in atto comportamenti autodistruttivi che li portano a rovinare le loro stesse relazioni e opportunità. Alcuni esempi includono: sabotano il proprio successo. Se ottengono un riconoscimento, possono inconsciamente rovinare tutto per confermare la loro convinzione di non meritarselo. Distruggono le relazioni sane. Se incontrano qualcuno che li tratta con amore genuino, possono allontanarlo perché temono di essere smascherati. Cercano il fallimento. Possono boicottare il proprio lavoro o i propri sogni perché non sanno come gestire il vero successo. Un caso tipico è un narcisista che lascia improvvisamente un partner amorevole per tornare da qualcuno che lo tratta male, perché il dolore gli è più familiare dell'amore autentico. La paura di essere smascherati. Più grande timore di un narcisista è che qualcuno scopra quanto sia fragile dentro. Questo spiega perché reagiscono con rabbia o evitano chi li conosce troppo bene. Alcuni segnali di questa paura includono reazioni esagerate alla critica. Anche un'osservazione banale può scatenare una reazione furiosa. Fuga improvvisa. Se sentono che qualcuno sta vedendo il loro lato debole, possono sparire senza spiegazioni.
Proiezione della propria insicurezza sugli altri. Accusano gli altri di essere insicuri o manipolatori per distogliere l'attenzione da sé. Ad esempio, se qualcuno dice a un narcisista che sembra insicuro, lui potrebbe rispondere attaccando e insultando, pur di non ammettere la verità. In sintesi, il narcisismo non è solo una questione di ego gonfiato o di manipolazione, ma una condizione emotiva complessa caratterizzata da un vuoto interiore profondo, paura della solitudine, dipendenza dalle emozioni altrui e autodistruzione. Comprendere questi aspetti oscuri e nascosti può aiutare a proteggersi meglio dai loro comportamenti tossici e per chi è coinvolto con un narcisista può fornire spunti per affrontare la relazione con maggiore consapevolezza. Ma ecco alcune frasi che potrebbero rappresentare i pensieri di un narcisista quando avverte il vuoto interiore. Non posso restare solo troppo a lungo, senza qualcuno che mi dia attenzione. È come se non esistessi. Perché nessuno mi capisce davvero? Forse perché non valgo nulla. No, non posso pensarla così. È colpa loro. Ho bisogno che qualcuno mi ammiri. Devo trovare un modo per far parlare di me, nel bene o nel male. Se non riesco a sentire niente, forse significa che sono rotto dentro. No, non è possibile. Io sono migliore di tutti gli altri. Mi sento insignificante, devo far provare a qualcuno quello che sto sentendo io adesso. Perché non provo gioia anche quando ottengo quello che voglio? Forse devo solo ottenere di più. Devo trovare qualcuno che mi faccia sentire speciale e se non me lo fa sentire, allora non serve a nulla. Tutti mi invidiano, vero? Devo ricordarmelo, perché altrimenti rischio di sentire questo vuoto ancora più forte. Se qualcuno scoprisse quello che provo davvero, mi guarderebbe con disprezzo. Devo evitare che accada ad ogni costo. Non posso permettermi di essere debole, ma perché dentro mi sento così fragile? Questi pensieri mostrano il conflitto interiore tra la necessità di validazione esterna e la paura di affrontare il proprio vero sé. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.